Buongiorno amici del canale! Ciao! Allora, un inizio di anno accademico per i nostri tutorial è importante. Sì. A settembre, come riparte la scuola, ripartono anche i tutorial seri, quelli che proprio dovete ricordarvi, che sono quelli da, mi raccomando, seguire, mettere la stina. Perché? Perché è importante capire che ci sono dei mesi più adatti per fare alcuni restyling rispetto ad altri. Per esempio, settembre e ottobre sono 2 mesi bellissimi per fare piastrelle, porte e cucine. Sì. Non c'è ancora l'aria umida di novembre, che magari ti dà un po' più di attesa nelle mani, la prima e la seconda, asciuga un po' meno. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di fare restyling importanti come cucine, tante porte o piastrelle di bagni e cucine, mi raccomando, il periodo perfetto, settembre e ottobre. Ora, venite a vedere che disastro abbiamo oggi qua. Abbiamo tolto questa cucina molto vecchia, che era irrecuperabile, e quello che c'è dietro è abbastanza brutto. Guardate, ci sono delle piastrelle che sono completamente rovinate, queste sono addirittura bucate, hanno messo tasselli con viti un po' dappertutto, guardate anche qui, c'è tutto da stuccare, da sistemare, anche qui appunto tasselli su cui erano appesi i stipiti, i mobiletti, anche in questo punto della cucina, qua c'è la piastrella sveccata, rotta, si vede un tubo che esce, e come vedete anche da questa parte non ci hanno risparmiato, ci sono ovunque dei tasselli da togliere, bisogna stuccare le piastrelle prima di iniziare a fare aba e prima ancora di iniziare a pensare a come colorare. Sicuramente, ma ci siamo studiati comunque un progettino che renderanno questo angolo più moderno, più contemporaneo, perché questa è una casa che deve essere abitata a breve da ragazzi giovani che vanno all'università, e quindi sicuramente si va in economia. Per questo motivo non hanno voluto smantellare le piastrelle, ma le recuperiamo, perché è vero, magari quando sono così brutte dici spendo di più a colorare piuttosto che smantellare. No, non si spende mai di più colorando, si spende di più perché smantellare serve toglierle, appunto portarle in discarica e quindi lo smaltimento, e poi bisogna comprarle e rimetterle, quindi un costo molto elevato. Allora, pinze, lavoro duro prima di iniziare a fare aba. Partiamo. Inizio svitando tutti i tasselli che ci sono nelle pareti e togliendo, se riesco appunto, anche la capsula del tassello che è rimasta incastonata dentro le piastrelle. Se viene via, tolgo tutto. Se non dovesse venire via, tanto devo stuccare, la posso lasciare anche all'interno della piastrella, non mi crea dei grandi problemi. Questi sono però assolutamente da togliere. Questi sono da svitare col cacciavite. Io continuo con questi, che hanno anche la rondella arrugginita, e quindi sono un pochettino più macchinosi. Svitiamo tasselli e tutto ciò che non va bene. Primo step fondamentale per delle piastrelle: aba, acqua calda, già in questo secchio, bicarbonato e ammoniaca. Insieme aiutano a scrostare e detergere. Il bicarbonato crea anche un'azione un pochettino, appunto, quasi disincrostante. Mi raccomando, deve essere ripetuto più volte sulle piastrelle di una cucina e di un bagno, quindi non basta una volta e sciacquare, e bisogna assolutamente munirsi anche di spazzoline. Io metto all'incirca 4-5 cucchiai di bicarbonato, e più o meno un bicchiere di ammoniaca. Qua avrò più o meno 2 litri di acqua calda. Una cosa importantissima: quando ci sono le fughe non si può pensare di pulire semplicemente le piastrelle con una spugna dei piatti, non basta, perché nelle fughe, che oltretutto sono porose, si va a insinuare il grasso che negli anni ovviamente si è annidato. È proprio normalissimo. Noi ci siamo munite con delle spazzoline che sono anche un pochettino a punta, che vanno bene anche nella fuga della piastrella. Non possiamo pensare che il colore resista su una piastrella che ha le fughe sporche di grasso. Quindi mi raccomando, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, sì, spugna dei piatti per la parte liscia della piastrella, qui per esempio ci sono anche delle vecchie macchie di intonaco, togliamo via tutto,
andiamo poi anche giù dove c'è questa parte di silicone e di colla, vedete che pian pianino verrà via, ma la cosa fondamentale è ricordarsi che nelle fughe bisogna scrostare bene tutto. Nelle fughe bisogna togliere via il grasso annidato negli anni. È proprio una cosa fondamentale, altrimenti la pittura non può aggrappare. Ma non aggrapperebbe, non resisterebbe neanche se voi aveste carteggiato le piastrelle, se aveste messo sopra un primer, perché neanche il primer resiste se sotto c'è il grasso nelle fughe delle piastrelle, ok? Quindi potete usare i prodotti che volete, ma ricordatevi, Magic Paint funziona al 100%, aggrappa bene sulle piastrelle, ma solo se disincrostate e sgrassate bene tutto, soprattutto la fuga della piastrella. Ora che è tutto bello deterso, abbiamo sciacquato per bene, abbiamo anche mascherato il pavimento per evitare di sporcare, anche se siamo molto precisi di solito e la pittura non ancora, abbiamo già iniziato a pensare come strutturare la giornata per ottimizzare le tempistiche. Perché? Perché avendo tutti questi buchi bisogna stuccare. Bisogna poi iniziare a colorare solo quando lo stucco è completamente asciutto. A volte per i crateri troppo grandi su piastrelle può essere necessario fare 2 passate di stuccatura, quindi mettete sempre in conto anche questa tempistica quando iniziate a lavorare su piastrelle. Io ho preso la Metallic Cream, la mia palettina Cenerentola e mi aiuterà, ma io inizierò piano piano a colmare tutti i buchini. Come vedete, quando il buco è troppo grande fa questa cosa, quindi spancione un pochettino leggermente, è completamente normale, con qualsiasi stucco accade. Quindi io inizio prima di tutto a riempire tutti i buchini e fare la prima passata fondamentale. Dopodiché sarà necessario pulire immediatamente la piastrella per evitare poi di dover carteggiare, per poi fare una seconda passata. Quindi mi raccomando, se avete il tempo, i minuti contati, mettete anche in conto queste eventualità. Non è da sottovalutare. Qua tappo bene tutti i buchini e anche i crateroni che ci sono purtroppo su queste piastrelle che hanno avuto un po' di maltrattamenti negli anni, prima di pulire e lisciare per poi fare, quando è asciutto, una seconda passata. Passiamo subito la spugna in modo che il primo passaggio di Metallic Cream rimanga all'interno, ma quando si asciugherà poi noi passeremo alla seconda mandata e quella sarà definitiva. Vedete? In questo modo abbiamo la piastrella comunque pulita e non dobbiamo carteggiare il tutto. A questo punto sarà leggermente più delicata la situazione, ma lo faremo. Prima di iniziare a dare la seconda passata di Metallic Cream, carteggio delicatamente e vedete in alcuni punti lo stucco si è leggermente ritirato perché il buco è molto grande, ma sono asciutti. Quindi carteggio leggermente, passo il panno per togliere via la polvere e ora posso dare una seconda passata di Metallic Cream per stuccare al 100% il buchino. Questo ambaradan, come si dice in Piemonte, di preparazione prima di colorare le piastrelle è stato finito. Allora, un consiglio, una roba del genere non fatela in giornata. Il giorno che iniziate a fare tutto questo lavoro vi preoccupate di togliere chiodi, iniziare a sgrassare, fare bene aba, sciacquare molto bene e magari in serata iniziare a stuccare. Non iniziate a colorare la stessa giornata in cui fate tutto questo lavoro. Perché? Perché potrebbero esserci le fughe ancora un pochettino umidine, perché potreste anche essere stanchi e quando si inizia a colorare bisogna essere al 100%, soprattutto se lavorate da soli. Ora, premessa, potete usare quello che vi pare per fare le piastrelle, ma se volete un consiglio su 2 cosine che dovete assolutamente avere e che vi risolveranno tantissimi problemi, ascoltatemi. Primo, il pennello a punta,
un pennello che va benissimo nelle fughe, quindi ci aiuta a non far fatica e a coprire al 100% anche le fughe più profonde. E poi il nuovo rullo Magic Paint col peletto. È un rullo che ha un pelo in microfibra di 4 mm, l'abbiamo studiato apposta per non avere più segni. Fidatevi perché è una rivoluzione, sia utilizzato in verticale che in orizzontale, sia su piastrelle, quindi supporti più lucidi, che su porte, che su ante della cucina. Se volete avere una finitura perfetta senza segni, lui è veramente la svolta, anche perché per le persone che hanno un po' la mano pesante, tendono a prendere il rullo in spugna, il nostro vecchio rullo in spugna, a schiacciare, se hanno delle incongruenze. Prima di tutto schiacciate sempre, fate la schiumetta, e secondo cercate di tirarlo troppo. Ecco, lui è la soluzione perché rimedia tutti questi danni della stesura malfatta. Ora vi faccio vedere come copre. Sicuramente sarà necessaria la prima passata di adesso e poi una seconda passata fra qualche ora. Perché? Perché ho questo fiorellino che è sull'aranciato quasi rosso, che è leggermente più difficile da coprire, quindi non basta una mano ovviamente, se ne devono dare due. Nella vaschetta ho già messo Julia's Grey, il colore che utilizziamo oggi, è un grigio medio molto bello e va bene sia negli ambienti più country che negli ambienti più moderni, sta bene veramente dappertutto. L'ho già messo qui una latta intera da 500 e ora puccio il pennellino a punta, faccio la mia bella fuga, parto da qua per questioni di praticità. Cerco di non andare troppo oltre perché io non so ancora se coloreremo la parte esterna di questa piletta. Mettiamo che mi fermo qui e faccio 2 piastrelle, giusto per farvi vedere. Prendo il mio rullo, lo carico per bene, scarico delicatamente, quindi non andiamo a schiacciare, ricordate sempre che dovete lavorare con i rulli abbastanza pieni. E ora delicatamente accarezzo la superficie. Dovete cercare di evitare di lasciare segni, quindi non dovete schiacciare, dovete sempre essere belli vellutati. Se vi trovate meglio perché avete il rullo pieno e volete continuare a coprire le piastrelle, guardate, coprite e la fuga è già praticamente perfetta, ma comunque si può sempre ritornare sulla fuga, insistere perché vi può sembrare perfetta, ma vi assicuro che poi qualche imprecisione c'è, e nel minor tempo possibile si ripassa, perché non dovete far asciugare la pennellata su questa piastrella, deve essere bella, liscia e vellutata. Vedete? La copertura è già pazzesca. È chiaro che dovete affilare un pochettino la vostra tecnica, quindi potete fare anche il contrario di quello che vi dico io. Ripetiamo, carico bene il rullo, ok? Ovviamente non vi deve gocciolare, quindi prendeteci la mano, scaricate leggermente di più se rischiate che goccioli. Potete fare anche una superficie leggermente più larga, con una sola mandata. Ecco qua. Io cerco anche di essere veloce perché fa molto caldo. Ora ho già la stesura, cerco di insistere bene nelle fughe perché vi assicuro che ve ne rendete poi conto alla fine che non sono state fatte bene, e si ripassa. Questo vi aiuta ad avere una finitura veramente perfetta. Guardate qui. È chiaro che con la seconda sarà tutto veramente omogeneo e liscio, ma la prima è un'ottima base. Quindi armatevi di prodotti giusti, quindi pittura pura, pennello a punta e rullo e vaschetta. E mi raccomando, lavorate in questo modo. E mamma aiuti? Sì. Andiamo. La prima mano di colore sulle piastrelle è quasi asciutta, cioè diciamo che è al tatto asciutto, però noi vogliamo lasciare ancora qualche istante proprio per sedimentare e asciugare in profondità. Nel frattempo coloriamo la parte dei muri. Usiamo ovviamente Magic Wall, colore sempre Julia's Grey, perché vogliamo creare un cubo moderno in questa parte del fondale della cucina.
è un po' angusta vederla così, nel senso che si utilizzava magari negli anni 60, 70, 80 ricreare queste nicchie dove si nascondeva la cucina. Oggi si usa molto di più fare questi ambienti aperti dove la cucina è quasi protagonista dell'ambiente. Però qui è stato deciso così, si deve mantenere questa divisione e quindi dobbiamo abbellirlo. E come si fa? Si rende speciale. Abbiamo messo qui un nastro carta che darà una riga netta e quindi dove finisce la divisione della cucina inizierà sul muro la parte grigia. Quindi Emma si occuperà di fare le altezze perché è molto più spiccia di me e io faccio le parti basse, le parti di precisione. Ovviamente tono su tono, sempre Julia's Grey. Emma usa Merlino, io utilizzo il mio Elizabeth per andare avanti bene in morbidezza. Partiamo. Ricordate una cosa fondamentale, la wall è speciale rispetto a tutte le altre pitture che potete trovare sul mercato per diversi elementi. Prima di tutto è idrorepellente e lavabile. Cosa vuol dire? Che se voi la mettete sui vostri muri della cucina non dovete avere problemi di schizzi di cibo o altro, perché comunque a nettino in microfibra acqua e sapone e poi sciacquate e diventa perfettamente pulita. Una volta che voi vi abituate ad avere in casa Magic Wall, sarà difficile tornare alle vecchie pitture perché è talmente facile da mantenere che è veramente un attimo. Seconda cosa, la coprenza, come vedete, è spettacolare. Guardate, io adesso sto usando l'Elizabeth, che è il classico pennello che utilizziamo sempre per i mobili, ma ha una setola molto morbida. Io uso lui perché è più piccolino, mentre Emma usa il Merlino, che è leggermente più tozzo. Lo stesso pennello che io uso per i mobili, guardate che coprenza mi regala sul muro. Questo è un muro molto vecchio e non voglio assolutamente ottenere una superficie perfetta perché è impossibile. Ma il fatto di stendere il colore con questa pennellata materica mi regala tantissima venatura, tanta matericità, che in questo caso mi aiuta, oltre che avere una bella coprenza totale, e quindi qua rischiamo, Emma, quasi di fare una sola mano, guarda che spettacolo, anche avere una copertura bella materica che dà un tocco particolare, bello moderno. Quindi ricordate che risparmiate sicuramente soldi e fate sicuramente poca fatica, ma si deve girare bene la latta piccola o scaraffare bene la latta grande, quindi è importante miscelare bene i componenti ed è fondamentale utilizzarla pura. Ricordate, se dentro ci mettete dell'acqua dovete finirla e non fare dei ritocchi perché anche quel 5% di acqua va a cambiare la tonalità del colore. Succede così in tutte le tonalità, in tutti i colori del mondo, non solo con Magic Paint o Magic Wall. Quindi mi raccomando, ricordate sempre che quando lavorate con Magic Wall dovete rispettare le nostre linee guida perché così risparmiate tempo e fatica e vi verrà sicuramente un lavoro bello e professionale. Io qui, in questo punto, vedo che è già asciutta, perché sì, in effetti asciuga molto velocemente, e una volta che è perfetta, al tatto asciutta, rimane semi-satinata. Quindi cosa vuol dire? Che rimane brillante e ti fa vedere tutte le peculiarità della parete. Se è una parete liscissima, nuova, moderna, vedrai uno specchio perfetto. Se è una parete vecchia, magari con delle incongruenze, te le metti in rilievo, quindi sfrutta questa particolarità per creare una base materica che è anche molto facile da mantenere in futuro, ok? Quindi mi raccomando, se decidete di usare Magic Wall, prendete a pieno questa esperienza, perché non è una pittura normale, è una pittura che veramente deve essere gustata anche nella stesura. Emma finisce di stendere la wall sulla parete soprastante, io continuo con la seconda mano di paint sulle piastrelle. Trucchetto: metto un goccino di protettivo satinato, che è poi il protettivo che utilizzerò dopo per proteggerle, per renderla non solo più protetta, ma anche più liscia nella stesura, perché utilizzo appunto la paint pura e quindi mettendo un goccino di protettivo scivola meglio. Guardate, proprio poco, 2 cucchiai. L'ho già ovviamente girato prima e ora lo faccio diventare un tutt'uno con la pittura. Lo miscelo bene, mi aiuto anche con il rulla in modo che proprio mi faccia diventare i componenti completamente miscelati. Sarà veramente bello vedere come copre con la seconda passata, ma anche vedere la forza, la tenuta che ha sulle piastrelle. È una tenuta pazzesca. Voi se fate le piastrelle non dovete aver paura di
di lavare o di avere la solita manutenzione sulle piastrelle, non dovete avere questa paura. L'unica cosa che non dovete fare è appunto andare con una padella calda sulla piastrella, perché il calore brucia la vernice. Finisco di miscelare per bene 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 e ora vi faccio vedere quanto è bella questa stesura di oggi. Guardate qua, ovviamente lo vedete un goccino più chiaro perché è ancora bagnata, quando si asciugherà sarà completamente uguale come tonalità, e guardate come ha coperto perfettamente i disegnini della piastrella che avete visto solo stamattina. È completamente un'altra casa. Mi raccomando, quando il rullo non ha più nulla da dare, quindi è scarico, dovete prendere colore e continuare. Non schiacciate perché non serve a nulla, crea solo segni antiestetici. Guardate che perfezione. La pittura adesso farà anche d'autolivellante, quindi andrà bene bene a stendersi, sarà molto più vellutata e non ci saranno segni. Questo è un rullo pazzesco per chi non vuole segni. Continuo. In questo caso, nella stesura, nella seconda stesura, non uso il pennello, semplicemente perché non serve, perché il colore ha coperto perfettamente la fuga con una sola passata e non serve. Userò poi il pennello per proteggere bene la fuga con il protettivo. Quindi tra poco, quando passeremo poi il protettivo a completa asciugatura delle piastrelle, utilizzeremo di nuovo il pennello nelle fughe. Siamo arrivati alle mani di protezione. Sì. Abbiamo dato, quindi ricapitolando, dopo aver sgrassato il tutto, stuccato, sistemato, 2 mani di colore, una pura, una con 2 cucchiai dentro di protettivo, che aiuti a essere più fluida la stesura con il rullo e aiuti anche a essere un attimino più resistente, preparandoci alle mani di protettivo che diamo adesso. Allora, quello che io consiglio su delle piastrelle sono in generale 2 mani, ma dipende dall'usura che avete voi. Magari c'è qualcuno che mi dice: Lisa, guarda, una parete dove c'è solamente attaccata una credenza, non andranno mai schizzi di cibo, non andiamo a cucinare o appoggiare nulla, quindi è una piastrella colorata in cucina ma che non ha l'usura di una piastrella che viene lavata giornalmente. Oppure c'è la piastrella dove dietro c'è il gas, oppure c'è comunque il piano cottura e induzione o c'è il lavandino, quelle piastrelle vengono lavate tutte le volte che si cucina, quindi lì magari è meglio dare 2 mani di protezione, altrimenti può bastare anche una, non è per forza obbligatorio darne 2. C'è qualcuno che per eccesso di zelo ne dà 3. Allora, occhio, ricordate sempre che è come lo smalto, voi mettereste mai su un'unghia 5 passate di smalto, 2 di colore più 3 di protezione, capite che mi viene uno smalto così, non ha senso. Ha senso applicare troppe mani? Si incappa nel problema contrario, ovvero più è spessa la protezione e più va a rendere gommoso e quindi non leggero, fine, sottile e ben resistente. Quindi mi raccomando, attenzione a non fare mani di protezione troppo spesse sulle piastrelle, ma soprattutto non fatene troppe sperando che protegga di più, perché 2 mani sono più che sufficienti, soprattutto avendo dato sotto le 2 mani come le abbiamo date oggi noi, ok? Usiamo lo stesso fantastico rullo che abbiamo usato per la pittura anche per il protettivo. Io lo avvolgo, quando è già stato usato, nel nastro carta, perché in questo modo faccio tornare il pelo bello nuovo. Guardate come torna a essere un peluche, quindi è perfetto per essere bello morbido anche per il protettivo. Ricordate, il protettivo può essere usato in tutte le sue forme, quindi lucido, satinato e anche opaco. E l'opaco si può lavare esattamente come si lavano gli altri 2, con un pannettino di microfibra morbido, una piccola boule con acqua e sapone, si sciacqua come si sciacquano tutti gli altri saponi, mi raccomando sempre sciacquare il sapone, non usatemi gli spray senza sciacquare perché fanno male anche allo stomaco, perché è contaminazione crociata questa. E ricordate sempre una cosa, non esiste una piastrella protetta con un protettivo che non si può lavare, semplicemente non si deve grattare, perché se mi andate con una spugnettina abrasiva a grattare mi togliete via la floccatura del protettivo opaco, ma tutti i protettivi possono essere lavati, ok? E stesi come sto per fare adesso io. Quindi Emma pennello a punte per andare bene nelle fughe, io rullo, carico bene dopo aver già diluito il mio protettivo satinato del 20% con acqua, ovviamente tutti i prodotti Magic Paint sono all'acqua e si diluiscono solo ed esclusivamente con acqua.
partiamo dall'inizio. Ecco qua. Dovete essere vellutati e leggeri, non si schiaccia. Perché non si schiaccia? Non si schiaccia perché altrimenti si fanno i segni. E se non volete i segni dovete andare leggeri. Emma, puoi anche passare dopo che sono passata io, e tanto poi dopo io ripasso per lisciare. Guardate, Emma passa, così va bene dentro la fuga, ok? Bravissima, anche nella parte sottostante. E io subito, visto che fa ancora molto caldo, per evitare i segni, passo dietro col mio rullo. Questa è la modalità che uso adesso per fare tutte le piastrelle e per non avere segni. Le piastrelle non le colorate tutti i giorni, ok? Quindi quando lo fate prendetevi il giusto tempo per fare un lavoro fatto bene. Se ci sono in giro gatti che perdono il pelo, cagnolini simpatici che vogliono salire sulle piastrelle o bambini che vogliono aiutarvi a colorare, valutate bene come organizzarvi, perché le piastrelle si fanno una volta e poi per tanti anni non si fanno più. Continuo? E mi vieni dietro. Sì. Andate anche più veloce, io vado sempre piano quando vi faccio vedere perché voglio farvi capire bene la tecnica e la modalità e non voglio darvi ansie, però guardate, io ora vado avanti, Emma va a fare le fughe e poi io senza problemi torno dove Emma è già passata. In questo modo facciamo un lavoro più veloce perché ovviamente abbiamo delle tempistiche da rispettare. E voilà, in questo modo non rischiamo di avere il pennello con il suo segno. Vogliamo avere una superficie bella liscia senza segni. Ecco qua, visto? In due si fa prima. Anche questo restyling È finito. Allora, noi siamo state estremamente veloci, estremamente attente, abbiamo dato già 2 mani di protettivo, ma voi non lo fate, nel senso che è sempre meglio dare un'altra mano di protettivo o il giorno dopo o addirittura 2 giorni dopo. Noi valuteremo, torneremo domani e cercheremo di capire se il tutto è perfetto o se è il caso ancora di fare dei ritocchi o eventualmente dare alcune mani di protettivo dove ci sarà o il lavandino oppure il gas, ok? Quindi ricordate sempre, non è fondamentale dare 3 mani, anzi 2 ben date col giusto criterio sono più che fondamentali. Queste scelte di stile e di abbinamenti, il taglio su questa parete, rendere questo cubo più contemporaneo insieme alle piastrelle, sono state fatte perché verrà ad abitare in questa casa qualche ragazzo giovane. La cucina ci hanno detto che è bianca, non lucida, è una classica cucina bianca con un'anta in legno bianca. Questo è il motivo per cui le piastrelle sono grigie, perché la cucina risalterà ancora di più e l'arredamento sarà ancora più moderno e contemporaneo. Voi fate cosa vi pare, ma ricordate sempre, le piastrelle non si fanno tutti i giorni, quindi devono star bene con il vostro gusto, sì, ma anche in base alle scelte che avete già fatto in casa, quindi ai pavimenti e a tutto il resto dell'arredo che avete. Quindi calibrate bene i colori e le tonalità. Qui secondo me la cosa fondamentale è mettere una bella luce luminosa che dia comunque il giusto rilievo a queste pareti che sono belle brillanti. Esatto. Mi raccomando, riguardate bene tutti i passaggi di questo tutorial perché non vanno saltati. Quando si fanno le piastrelle bisogna seguire bene tutte le procedure. Un ultimo consiglio, un ultimo accorgimento, ma uno dei più importanti. Nei punti in cui voi andate a mettere il lavandino, piuttosto che il gas, piuttosto che il top, va rifinito con un goccio di silicone. Perché? Perché il silicone va messo sopra a finitura della pittura. Perché vi dico questo? Perché spesso quando ho fatto le piastrelle, che siano del bagno, che siano della cucina, sentite che il silicone è sopravverniciabile e avete questo input di colorarlo. Mai! Il silicone è un qualcosa di morbido, è una lega morbida, quindi non va mai colorato perché con i lavaggi si scioglie, la vernice va via perché è elastico il silicone, quindi non rimane. Quindi il silicone va messo a finitura, ma dopo, sopra, solo alla fine per sigillare il tutto. Esatto. Anche nei sanitari. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial, scrivetemi nei commenti se vi piace, se vi è utile e dateci dei consigli per le prossime cose che possiamo farvi vedere. Però ricordate che nei tutorial divisi anche per categoria ci sono tantissimi esempi di piastrelle vecchie fatte in tanti modi, di porte, di cucine, di tavoli, di mobili. Andate a vedere nella nostra libreria perché vantiamo veramente tanti tutorial, ma tantissimi. Tantissimi. Al prossimo restyling. Ciao. Ciao ciao.